Ciao, oggi gnocchi. Fate bollire le patate, toglietele quando riuscite a infilzarle in questo modo, lasciatele un po' raffreddare e poi schiacciatele con lo schiacciapatate facendo attenzione che la buccia non cada dentro l'impasto. Aggiungiamo un uovo, un po' di sale, un po' di timo, rosmarino e poi la farina gradualmente, mescolando sempre. Le dosi della ricetta sono in descrizione e la farina sarà aggiunta in modo graduale, non tutte in una volta. Per fare i gnocchi perfetti è importante che modelliate l'impasto aggiungendo la farina per volta e sempre così come fosse zucchero a velo, in modo non massivo, in modo che vi rimangano veramente sofficissimi. Il fatto che li lavoriate appunto che non scottino aiuta le vostre mani in primis, ma anche veramente in modo eccellente l'integrazione dei vari ingredienti fra di loro. Mettete un po' di farina sulla spianatoia, dividete l'impasto e iniziate a lavorarlo in modo da fare questi cilindri sempre più sottili, quasi fossero delle piccole salsicce lunghe o delle corde, e tagliateli poi a pezzettini. Io non li ho voluti ripassare sul pettine perché li preferisco soffici e quindi meno li manipolo in un certo senso, meno spingo, meno li sottopongo a della modellazione, più soffici rimangono e anche meno farina occorre, perché è la farina poi che li indurisce quando se ne mette troppa. Come vedete le mani non spingono particolarmente proprio perché il gnocco è molto soffice, a me piace così ed è buonissimo. Continuate con le vostre modellazioni e qui il filmato è stato mandato veloce perché tanto il gesto è sempre quello, fare dei rotolini e allungarli finché non diventano della misura a voi gradita, dare questa rotondità. Se ne fate tanti, ricordatevi che i gnocchi possono essere conservati freschi nel frigo per un paio di giorni con un po' di farina fra di loro messi in un contenitore. Questa farina serve perché non si appiccichino. Per conservare i gnocchi più a lungo si possono congelare sempre in un contenitore e sempre cosparsi di farina. Un trucco per non farli attaccare è questo: prima si sistemano i gnocchi ben distanziati fra di loro infarinati su un vassoio da riporre in congelatore e quando saranno congelati si trasferiranno in un sacchetto tutti insieme e così occuperanno anche meno spazio. Ecco, sono pronti. Ora il sugo al pomodoro, in questo caso abbiamo voluto fare con un soffritto di aglio e cipolla. È chiaro che questo soffritto insieme al sugo dovrà cuocere per 20 minuti circa. Scaldiamo la padella, aggiungiamo l'olio o chi preferisce il burro, poi l'aglio, le spezie e lasciamo soffriggere. Aggiungiamo la cipolla e poi la salsa al pomodoro e anche una nocciolina di concentrato, doppio concentrato del sugo al pomodoro e sale, pepe. Cuocere il sugo per 20 minuti serve affinché le verdure siano ben cotte e l'aglio non picchi come sapore sugli altri, non lo sovrasti. Nel frattempo mettere a bollire l'acqua e quando bolle e la salsa è pronta fate bollire i gnocchi un po' per volta perché sennò l'acqua si raffredda troppo. Chiaramente l'avete salata e dopo qualche minuto, veramente pochissimo tempo, questi emergeranno, verranno in superficie, galleggeranno. A questo punto con la schiumarola li scolate e li ponete nella padella col sugo in modo da risottarli. Risottare cosa vuol dire? Che i gnocchi finiranno la loro cottura imbevendosi meglio del sugo. Dopodiché, se volete, potete anche mentecarli col formaggio, eventuale burro, come volete, se no condite direttamente sul piatto. Ecco, sono pronti. Buon appetito! Nella versione al formaggio le dosi, gli ingredienti non cambiano per la creazione dei gnocchi, mentre invece se li vogliamo colorare aggiungeremo un po' del composto che abbiamo preparato con lo spinacio.
Come ci arriviamo? Intanto che vedete le immagini vi spiego cosa si fa con lo spinacio. Si comprano degli spinaci freschi, si lavano bene, dopodiché si fanno bollire 5 minuti, non di più, in abbondante acqua salata. Si scolano e non li abbiamo voluti lessare troppo perché appunto li ripasseremo in padella con un po' d'aglio, anche questo soffritto precedentemente in modo che il suo sapore sia stato mitigato e non sia troppo potente confronto agli altri ingredienti, le spezie che preferite, anche un tocco di peperoncino se vi piace, e olio. Fate soffriggere, insomma ripassate in padella 3 minuti ed è pronto. Questo composto lo potete aggiungere all'impasto degli gnocchi come all'inizio di questo filmato sugli spinaci, oppure semplicemente dopo. A me è piaciuto metterlo anche insieme per vedere il grado di colorazione che assumeva e per farlo diventare più verde ce ne vuole di più. Qui vedete molta farina, ma sono sempre le stesse dosi, solo che semplicemente avevo cambiato marca, sono passata direttamente da un produttore qui a chilometro zero che lo fa e quindi ha una farina un po' debole con poca forza glutinica ma molto soffice e estremamente fine, per cui pare che sia tanta, poi in realtà è delicatissima, veramente ottima, e anche questa super biologica di tipo 2. Quanto è rimasto invece in padella, se volete con formaggio o senza, lo frullate poi in modo che venga fuori una bella salsa verde con cui condirete gli gnocchi dopo, quando questi saranno cotti. Come sempre, appena bolle l'acqua, li versate dentro, un po' per volta, non tutti insieme, non tutti quelli che avete prodotto, perché sennò si abbassa la temperatura dell'acqua, e aspettate giusto quel paio di minuti, a dir molto, sì, proprio qualche minuto. Man mano che iniziano a galleggiare, voi li scolate e li disponete nella padella. Ecco, sono pronti, poi se volete li condite, come anche qui col formaggio come pare a voi, se no direttamente così. Ed ecco fatto, anche i gnocchi agli spinaci sono pronti. Gustateveli, sono squisiti.